Sotto le stelle del cielo mediterraneo, circondata da un muro di alte e millenarie rocce che si ergono ogni giorno contro la potenza del mare, la Sardegna ha custodito intatti gran parte dei suoi segreti più intimi e selvaggi. E tanto più le sue meraviglie sono nascoste ai circuiti turistici, quanto più si presentano in tutta la loro semplice bellezza. L'indomabile natura accompagna da secoli il destino della Sardegna del Sud, area poco conosciuta, ma dall'incredibile fascino storico, naturale e culturale. Racconti e leggende delle aree del Sulcis Iglesiente e di Campidano di Cagliari. Tradizioni del sud dell'isola, legate a doppio filo alla geologia delle loro rocce, ricche di minerali, croce e delizie di queste zone. Gli stabilimenti abbandonati per l'estrazione del carbone testimoniano una storia tormentata di colonizzazione, approvvigionamento minerario e interessi stranieri che parte dal Neolitico per arrivare fino alla corona piemontese. Scheletri industriali del passato di Sulcis Iglesiente, una delle zone europee più ricche di carbone e come tale fra le più sfruttate. Solo a inizio secolo scorso quei capannoni, oggi abbandonati per effetto della globalizzazione, vennero impiegati per portare ricchezza alla popolazione locale, premiando gli operai e le loro famiglie con modeste comodità, fino ad allora sconosciute. Da lì il soprannome regionale di minatori, dottori. Oggi alcuni di questi siti sono stati adibiti a musei minerari e aperti al pubblico, mentre la Sardegna cerca nuove strade lontane dal carbone per crescere. Le difficoltà non hanno piegato lo spirito sardo, dove a San Sperate, nella zona di Campidano di Cagliari, sorge un paesino di artisti che dagli anni 60 racconta ai numerosi visitatori la propria personalità grazie alle forme più inconsuete di creatività popolare, tra cui la principale attrazione del paese, il Giardino delle Pietre che Cantano. Il Giardino delle Pietre che Cantano è un luogo magico dove scultura e musica si fondono con il paesaggio della regione, selvaggio e sincero, restituendo al visitatore un perfetto ritratto dell'anima dei suoi abitanti. Iglesias, culla del dominio spagnolo sull'isola, è stata per lungo tempo una delle città più importanti dell'impero catalano aragonese. Dialetto, cultura e simbologia sono il risultato della stretta interconnessione tra influenze italiane e spagnole, passaggi storici importanti, molti dei quali rappresentati dai numerosi monumenti d'autore sparsi per la città. Elogi delle persone reali che hanno fatto la storia di Iglesias, ma non solo. Il sacro,
è di sicuro l'elemento di maggior rilievo nell'immaginario collettivo della città. I preparativi per la Settimana Santa sono la più grande eredità culturale che la comunità di Iglesias abbia preservato tra simbologie provenienti dal mondo cattolico italo-spagnolo e altre più specificamente legate alle confraternite nate sul territorio. Come l'Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, della chiesa di San Michele. Durante la Settimana Santa, la città di Iglesias ripercorre la passione di Cristo, dalla condanna alla resurrezione, un rituale a cui tutta la popolazione prende parte. Una coppia di bambini vestiti d'oro rappresentano San Giovanni e la Maddalena, mentre la popolazione adulta si divide fra donne del Santissimo Sacramento e i cosiddetti babalottis, antichi penitenti medievali dal volto coperto per la vergogna del peccato e le sembianze di uno spirito maligno. Numerose le raffigurazioni iconoclaste e simboliche che vengono portate dalle imponenti processioni accompagnate dalla recita del rosario sotto lo sguardo severo dei germani, i membri dell'Arciconfraternita, anche loro dal volto coperto, ma contraddistinti da guanti neri di velluto e responsabili dell'intera organizzazione della Settimana Santa di Iglesias. La passione di Cristo, la passione di una tradizione dove misticismo e folklore si uniscono inscindibilmente e accompagnano il sacro e il profano in ogni gesto, in ogni respiro di questo fiero popolo sardo. Pane, pace e libertà. Chi c'è cascato un giorno, mai più ci cascherà. Chi c'è cascato un giorno, mai più ci cascherà. Pane, pace e libertà. Chi c'è cascato un giorno, mai più ci cascherà. Chi c'è cascato un giorno, mai più ci cascherà. I minatori non scendono stamani in galleria a scavare la lignite, a sudare e a morire come cani per le sorti del fascio ormai finite. Pane, pace e libertà. Chi c'è cascato un giorno, mai più ci cascherà. Chi c'è cascato un giorno, mai più ci cascherà.